Ciao ragazzi, se state cercando di coronare il vostro sogno di diventare artisti, registrando le vostre tracce comodamente a casa vostra, siete nel posto giusto. Andiamo a dare un'occhiata più da vicino alle nuove interfacce di Universal Audio. Ma prima, sigla! Progettate per competere con marchi del calibro di Focusrite Scarlett, SSL2, Audient TD14, Presonus Studio e Moto & Volt, queste nuove schede audio portano il ricco suono vintage del classico preamplificatore valvolare LA610 e un compressore analogico 1176 ispirato ai plugin desktop direttamente nelle vostre mani. E non stiamo parlando di emulazioni digitali, all'interno ci sono veri circuiti analogici. Tutte le schede della linea Volt sono compatibili sia con Mac che con PC, ma sono anche compatibili con sistemi mobile iOS e vengono fornite insieme alla famosa DAW Ableton. Sono presenti anche alcuni plugin per amplificatori, sia per chitarra che per basso, corredati da molti altri plugin di effetti per il mix. Prima di scoprire come suonano e come si comportano queste interfacce, fateci sapere quali schede audio state attualmente usando nei commenti qui sotto. Nella prima avventura di Universal Audio di interfacce audio non DSP troviamo preamplificatori di livello professionale, convertitori di alta qualità e amplificatori per cuffie leader nel settore. La linea Volt è disponibile in 5 modelli diversi, Volt 1 e 2 e le versioni 176, 276 e 476, rispettivamente con 1, 2 e 4 ingressi e compressore integrato. Per saperne di più su tutta la serie Volt ho inserito i link nella descrizione qui sotto, in modo da tenervi sempre informati su tutte le promozioni disponibili. Entrambe le serie sono progettate per un utilizzo desktop, con ingressi che vanno da 1 a 4 input, alimentati da bus USB con alimentazione Phantom, monitoraggio diretto, mono e stereo, connettori MIDI in e out e modalità vintage mic preamp. Il tutto alloggiato in un robusto telaio di metallo, rifinito sui lati con inserti in legno, combinati ad un'elegante finitura grigio chiaro. Le interfacce hanno un peso non indifferente e sono ben costruite e progettate per durare nel tempo. Molto interessante la modalità di attivazione della Phantom. Il pulsante per attivarla, infatti, presenta un avvio graduale di 5 secondi in cui l'interfaccia disattiva le uscite mentre la tensione viene caricata fino al microfono, evitando così eventuali scoppiettii provenienti dagli altoparlanti. L'amplificatore per cuffie suona bene e funziona meglio rispetto ad altre interfacce in questa fascia di prezzo, mantenendo un segnale completamente pulito, fino al massimo guadagno. L'interfaccia audio Volt 276, così come le sorelle 176 e 476, dispone di un vero compressore FET analogico integrato, basato sull'iconico compressore 1176 di Universal, che aggiunge nitidezza istantanea e colore analogico al tuo sound. Il compressore non ha trasformatori o stadi di amplificazione come le costosissime unità vintage, ma con un rapporto 6:1 e 3 diverse modalità basate sui controlli di attacco e rilascio dell'analogo 1176 è capace di attacco di microsecondi in modalità veloce, proprio come l'originale, e ci porta ad avere un aumento di guadagno di circa 6 decibel solo dal compressore. Un altro passaggio molto interessante che questa linea di schede audio Universal ci presenta è data dalla modalità vintage. Un circuito di amplificazione analogico che aumenta la seconda e la terza armonica, basato sul colore tenue del famoso preamplificatore LA610 di Universal Audio. Andiamo ad ascoltare in che modo la modalità vintage e il compressore 1176 vanno a cambiare il nostro sound. Le testeremo con voce e chitarra. E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonarle ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti 1000 volte e rovinare tutto.
Come avete potuto ascoltare, il contenuto armonico aggiuntivo della gamma medio-alta sta dando un volume percepito più alto ed è quello che vi restituirà il meglio del vostro timbro vocale o andrà a tirare fuori il miglior sound dalle vostre chitarre o dai vostri strumenti. Fate attenzione, sia il compressore che la modalità vintage non possono essere applicate in post-produzione, quindi vi consiglio di effettuare dei test prima della registrazione per trovare la modalità che più si addice ai vostri pezzi. Bene ragazzi, in conclusione possiamo dire che questa serie di interfacce audio si presta a chiunque voglia entrare nel fantastico mondo dell'home recording, per sperimentare tutte le modalità che Universal Audio ha voluto includere, al fine di ottenere subito degli ottimi risultati, validi sia per il mondo del podcasting, sia per qualsiasi altro strumento o voce che vogliate registrare. Come sempre vi invito a mettere mi piace al video, fateci sapere cosa ne pensate di queste nuove interfacce nei commenti qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!